Il Danubio è un lievitato perfetto da condividere. Se poi ci aggiungi un gustoso ripieno di ovoline, pomodori, capperi e acciughe, allora è tutta un'altra storia. Preparalo insieme a me. Per il nostro Danubio salato partiamo dall'impasto. Per prima cosa sciolgo il sale dentro al latte. Poi vado a mettere nella tazza di una planetaria munita di gancio tutte le parti secche, ovvero le farine, lo zucchero e il lievito di birra disidratato. Ora aziono la planetaria e vado a versare a filo il latte in cui ho disciolto il sale. Come vedi l'impasto si è incordato, ovvero si è attorcigliato attorno al gancio, staccandosi completamente dalle pareti della ciotola. È il momento di aggiungere il burro, che non deve essere né freddo da frigorifero né troppo morbido. Lo aggiungiamo a pezzettini, stando attenti che l'impasto lo assorba per bene prima di aggiungerne altro. L'impasto è pronto. Ora lo lavoro per ottenere una bella palla liscia. Guarda che bello, lo mettiamo dentro ad una ciotola, copro con pellicola e poi lo lascio lievitare nel forno spento per circa 2 ore e mezza. Mentre il nostro impasto lievita, io mi dedico alla preparazione del pesto. Qui ho dei pomodorini secchi che ho fatto rinvenire per circa 10-15 minuti in acqua tiepida. Vado a farli a pezzetti e poi li vado a mettere in un piccolo cutter. Aggiungo le mandorle, che sono pelate come vedi, i capperi, io ho utilizzato quelli sott'aceto, ben scolati, e poi 4 filetti di acciughe sott'olio. Aggiungo un po' d'olio extravergine di oliva e frullo tutto. Devi ottenere un pesto morbido, quindi devi aggiungere tanto olio quanto basta per ottenere la consistenza desiderata. Come vedi non è per niente liquido, ma ci servirà proprio così. Procediamo quindi con la formazione del nostro Danubio salato. Qui ho con me una teglia del diametro di 28 cm che ho precedentemente oliato e foderato con carta forno. Ed ecco il nostro impasto ben lievitato. Prendiamo un po' di farina, la mettiamo sul piano di lavoro, versiamo l'impasto, anche qui ci va un po' di farina perché andremo a stenderlo. Devo ricavare dall'impasto dei cerchi di 10 cm di diametro, quindi mi aiuto con questo coppapasta. Prendo l'impasto, lo stendo ancora un pochino per allargarlo, metteremo un cucchiaino di pesto, prendo un'ovolina del caseificio Montrone e la taglio a metà. Vado a piazzarla sopra il pesto con la parte tagliata verso l'alto e vado a chiudere completamente su di essa il mio impasto. Mi raccomando, sigillalo molto bene. Ecco qua. Ora adagio il pezzettino di impasto con la chiusura verso il basso nella teglia e procedo con tutti gli altri. Ecco l'ultima pallina. Ora porto a lievitare il mio Danubio per 40-60 minuti. La lievitazione sarà corretta quando le palline si saranno completamente unite. Ora che il mio Danubio si è compattato, come vedi le palline si sono unite, vado a sbattere un uovo, aggiungo un po' di panna, puoi usare anche del latte, e con questo composto vado a spennellare la superficie del Danubio. Mi raccomando, bisogna essere molto delicati per non schiacciare le palline. Dopo aver spennellato la superficie, decoro ogni piccola pallina con dei semini. Qui ho del sesamo bianco, sesamo nero e semi di lino, che hanno appunto dei colori contrastanti. Il mio Danubio salato è pronto. Ora lo vado a infornare in forno statico a 175 gradi per 30-40 minuti. Se dopo i primi 20 minuti di cottura la superficie dovesse diventare troppo scura, copri tutto con un foglio di alluminio e continua la cottura.
Mi immagino già una bella tavola, al centro questo gustoso Danubio pronto a svelare il suo irresistibile ripieno. Buon appetito!